Terzo e ultimo allenamento della settimana di downshift, settimana leggera. Un consiglio: non lasciarti trasportare dalla voglia di spingere, perché dalla sesta settimana si comincia veramente a spingere nella fase 2. Dato che in questa settimana ci siamo allenati solamente 3 volte a settimana, infatti per quello abbiamo fatto anche la settimana leggera, in modo da riuscire a recuperare non facendo troppi allenamenti. Dalla prossima settimana si comincia a allenare 4 volte, la settima settimana cadrà 3 volte di allenamenti a settimana, la successiva ancora 4 volte, in modo da riuscire a dare per ogni gruppo muscolare, dare un giorno di recupero in più, in modo da riuscire a recuperare da questi allenamenti intensi. Ti suggerisco di iscriverti al canale, vedere questi allenamenti se vuoi veramente incrementare la tua massa muscolare. Per chi è interessato solamente a mantenersi in forma con questi allenamenti, basta che non spinge vicino al cedimento, ti puoi fermare una ripetizione o 2 ripetizioni prima, e hai fatto tutto il possibile. Poche serie è tutto quello che hai bisogno per aumentare la tua massa muscolare. Cominciamo l'allenamento di oggi, lo solito squat con il bilanciere, 2 serie, 10-12 ripetizioni. La seconda serie ho aggiunto leggermente un po', tanto per prepararmi alla prossima settimana, per riuscire a spingere al massimo. Sissy squat, una serie soltanto. Per chi non è abituato, fai 1-2 serie di riscaldamento, solite 10-12 ripetizioni, allunga bene il quadricipite, busto in linea con il quadricipite. Quando allunghi, inverti il movimento, non fare pausa nel punto alto, in modo da non rilassare i tuoi quadricipiti. Passiamo al terzo nostro esercizio.
Alcuni consigli per questo esercizio leg extension, per quanto riguarda questo allenamento. Nella prima serie fai delle ripetizioni un po' più, diciamo, più controllate, e sia nella prima che nella seconda serie fai un movimento, diciamo, non usare uno slancio dal lato negativo a quel positivo. Se fai questo movimento stai sbagliando tutto. Fai un movimento controllato, concentrati sul movimento, accorcia i tuoi quadricipiti nel punto alto, prova a immaginare come se dovessi contrarre forte i tuoi quadricipiti, ma senza fare troppe pause. Arrivi in questo punto, poi contrazione, scendi leggermente su, senza dare lo slancio, poi contrazione. Questo è il movimento giusto. Nel drop set, perché qui facciamo il drop set, perché lo facciamo nel drop set? Lo facciamo perché stiamo creando una tensione continua, diciamo, più abbondante, in modo da creare più afflusso di sangue ai nostri quadricipiti per dare un maggior stimolo per la crescita. Questo esercizio, esercizi di contrazione dove accorci il muscolo, sono degli esercizi che ci aiutano anche a produrre il nostro ormone della crescita, come ho parlato anche in qualche video. E dicevo, quando appena subito scali il peso, puoi fare delle ripetizioni, come hai visto, un po' più veloci quando scendi. Boom, boom, però ovviamente senza utilizzare lo slancio. Quadricipiti abbiamo finito, andiamo a fare anche la parte posteriore delle nostre gambe, i bicipiti femorali. Stacchi a gambe semitese. Il mio super consiglio per questo esercizio è questo: presta moltissima attenzione alla tua bassa schiena, tieni sempre la schiena più dritta possibile, cerca sempre di inarcare leggermente. Quando scendi concentrati bene sulla bassa schiena, perché è un attimo che rischi. Questo esercizio non lavora solamente posteriore delle nostre gambe, è un esercizio pericoloso, inefficiente dal punto di vista biomeccanico, però lo facciamo, come ho detto, ogni tanto lo faccio. Questo allenamento, dopo questi allenamenti che includono queste 16 settimane, li farò e in seguito lo smetterò perché rischi di infortunarti, e in più sono dei esercizi, come ho detto, inefficienti. Non lavora nessun muscolo lungo tutto il suo range di movimento. Allora dicevo che questo esercizio lavora i nostri bicipiti femorali insieme con la bassa schiena, i trapezi, anche le braccia, perché dobbiamo aggrapparci, e quando carichi tanto peso si sentono sui tuoi avambracci. Una volta mi ricordo che caricavo il doppio del peso attuale, veramente bei tempi.
Adesso non mi rischio a caricare più perché facendo una risonanza magnetica mi hanno trovato 2 ernie, perciò cerco a caricare un po' meno, però fare il solito un bel lavoro. Ottimo. Andiamo con un altro esercizio per ottimo. Leg curls in piedi, facciamo un drop set. Sono stato leggero, mi preparo per la prossima settimana. La prossima settimana aumenterò anche le calorie, aggiungerò qualcosina, non tanto, magari parlerò in un altro video di quello che mangio, di quello che assumo durante questi allenamenti e vediamo in finale di queste 16 settimane quale sarà il mio cambiamento, la mia trasformazione e speriamo di riuscire ad aggiungere il peso desiderato. Sono partito con 76 kg neanche, però un bel peso visto che ero abbastanza sciolto, poco grasso, sicuramente aumenterò anche un po' di massa grassa, però super, è il periodo giusto, il periodo invernale. Dopo queste 16 settimane vedrò quale veramente inserire, sicuramente alcuni con intensità molto buona e non vedo l'ora sono sempre contento ogni volta che mi alleno. Finché c'è salute c'è sempre massa muscolare. Usa solo il movimento delle punte, cerca di stare sulle punte, non appoggiare i taloni per terra. Ripetizioni più elevate, 12, 15, 18, 20, perché i muscoli dei polpacci sono un po' più cancari da svilupparli, infatti si vedono. Usa un'estensione del ginocchio, tanto con i quadricipiti, in questo caso i polpacci si aiutano con i quadricipiti quando spingo in alto. Fai una leggera contrazione senza nessuna pausa nel punto basso e nel punto alto. Non vado a incrementare il carico, facciamo un'altra serie.
sto lavorando solo sulle punte e su. Questa anche un po' più veloce. Prenditi un punto fisso, concentrati su quel punto, concentrati sul movimento, lascia qualsiasi distrazione altrove. Una volta che arrivi a casa puoi pensare ad altro, devi stare bene una connessione mente-muscolo in ogni tuo esercizio. Perché facciamo in questa posizione con il corpo a 90 gradi? Perché abbiamo maggior allungamento del nostro gastrocnemio, la parte posteriore del polpaccio. Puoi utilizzare questo movimento anche alla leg press, importante tenere sempre il busto a 90 gradi. Spinte dei polpacci in piedi, una gamba alla volta, metodo DOP set, utilizza 15 ripetizioni nella prima serie, scali il peso, in questo caso il manubrio, ne fai altri 7-8 ripetizioni, ovviamente sempre alzi il livello perché il polpaccio è un muscolo molto testato. Il polpaccio abbiamo finito e andiamo avanti con i nostri pettorali e in seguito tricipiti.
Diamo priorità al petto, al pettorale alto perché è il muscolo meno sviluppato in confronto con il gran pettorale. E sono le due serie come ho parlato anche in altri video. Ti consiglio di non toccare la sbarra sul petto nel punto basso, fermati all'incirca 5 cm prima, la presa leggermente più larga delle spalle e quando dovresti inchiodarti con i talloni al pavimento, spingere i talloni in basso e le scapole, tirarle, chiudi le scapole e tirarle in basso verso i talloni. Fai una connessione tallone, scapola. In questo modo il pettorale, guarda cosa fa, tiri, porti in basso, il pettorale va automaticamente in alto da solo, così non vai a danneggiarti le tue spalle. Bomba, ottimo. Io ho un bel pettorale alto, però mi piace sempre cambiare ogni tanto. Se vuoi dei pettorali estivi, devi iniziare da questi allenamenti. 16 settimane di allenamenti per aumentare la tua massa muscolare in 4 fasi. La prima fase l'abbiamo già visto, i video li trovi nella playlist. Allenamento invernale in 16 settimane, ogni fase consiste in allenamenti diversi, man mano si aumenta l'intensità. Ti consiglio assolutamente di iscriverti al canale se vuoi conoscere come allenarti in modo efficiente e attivare le notifiche per vedere tutte le novità. Come ho ribadito anche in un altro video, non ho i doppi cavi, userò un braccio alla volta. Spero che Babbo Natale magari mi porta i doppi cavi, magari in futuro penserò di acquistarli, anche quelli. In confronto con la versione in piedi sento maggiormente l'allungamento quando sono nel punto basso. Quando arrivi qui inverti il movimento, però senti il movimento dal pettorale, non dalla spalla, senza rimbalzare, contrazione e riscendi. Puoi utilizzare un metodo drop set, cioè serie a scalare, scali il peso, però io senza che mi devo spostare tiro dentro un po' d'aria, respiro, mi riposo 10 minuti, 30 secondi di pausa e vado a fare un altro braccio.
questo è l'esercizio numero 1 che dovresti iniziare da subito per allenare i tuoi pettorali, ma tutto il perimetro del pettorale. Qui ottieni un maggior coinvolgimento del piccolo pettorale, una panca leggermente declinata con un'inclinazione non oltre il 20 gradi. Se vai troppo vai a lavorare la parte bassa del pettorale, quello lo puoi lavorare quando fai i dips, quindi stai con un'inclinazione, una declinazione leggera. Fatto un bel peso, 2 minuti di pausa, incremento leggermente il carico, faccio un po' di allungamento. Sono contento, mano a mano ogni settimana sto incrementando il carico molto bene. Ok, facciamo un altro esercizio per i pettorali, dopo passiamo ai tricipiti per chiudere questa settimana, la settimana leggera di downshift, così ci prepariamo dalla prossima settimana. 4 allenamenti, un giorno sì, un giorno pausa, un giorno sì, un giorno pausa, cadranno 4 allenamenti. La sesta settimana e la settima cadranno solamente 3, in modo da riuscire a recuperare e dare qualche giorno di riposo in più a qualche muscolo. Dips alle parallele, gomiti stretti, il petto leggermente in avanti, scendi controllato, attenzione alla spalla, trattieni il tuo peso, 2 serie, 1 minuto e mezzo di pausa, 2 minuti. Nella seconda serie dovresti aggiungere ripetizioni parziali nel punto basso. Super!
Uh. Un consiglio quando sei in questo esercizio: non portare il peso al di sopra della testa in questo punto, altrimenti vai fuori tensione del muscolo bersaglio. Una serie soltanto, una serie per braccio, 10-12 ripetizioni. Concludiamo con il terzo esercizio e veramente si chiude l'allenamento, il terzo della settimana e fine settimana. Fine settimana siamo sempre un po' giù di energie, però è andato molto bene, sono molto contento. Estensioni indietro al corpo con il busto a 90 gradi, portiamo il braccio dietro al nostro busto, i tricipiti li portiamo, riusciamo a portarli nella loro completa contrazione. Abbiamo finito per oggi, ho visto la quinta settimana di allenamento invernale per aumentare la massa muscolare. La settimana leggera di downshift, ci vediamo la prossima settimana con 4 allenamenti settimanali per un pompaggio molto interessante. Alla prossima!